Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Per chi passa per la prima volta sotto questo contenuto, vi invito, se volete, ad iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche e un bel like, che ci sta tutto stamattina per diciamo cercare di cercare di mettermi di buon umore, ma sarà difficile perché è l'ennesima nottata, è l'ennesima delusione, che poi non è una delusione. Quello che provo io è schifo totale, soprattutto nei confronti della squadra. Ieri sera la società, abbiamo analizzato gli errori che ha fatto, assolutamente sono conseguenze di scelte assolutamente sbagliate nel post scudetto, sì, però poi alla fine eh, ti aspetti un riscontro da uomini con le palle, palle che non ce ne sono in nessuno degli elementi in rosa, salvo forse qualcuno, ma si contano non sulle dita di una mano, si contano su mezza mano gli elementi con le palle a Napoli. Andremo ad analizzare un attimo la partita per quello che c'è da analizzare e vi dirò la mia. Per quanto riguarda la situazione Napoli, catastrofica e ovviamente insanabile. Può essere che questa situazione sia insanabile e non abbiamo ancora visto tutto in questa stagione. Mi auguro di no. Comunque andiamo a parlare della partita. Colgo ovviamente l'occasione per augurarvi una buona vigilia e un buon Natale, ma ci rivedremo comunque in questi giorni con altri video perché la Serie A non si ferma. Io cercherò di non fermarmi, stando sul pezzo e eh, cercando di ragionare su ciò che potrà essere ovviamente il futuro prossimo del nostro Napoli. Parto così, questa qui è la maglia del 2007, il secondo anno in Serie A. Questa è la maglia del primo anno in Serie A. Colgo anche l'occasione per rinnovare gli auguri di pronta guarigione alla Vezzi, che ha indossato appunto queste maglie sudandole sempre, ed è questo che mi fa rabbia. A Napoli sono passati calciatori che tecnicamente potevano anche essere spanne sotto a calciatori che poi sono venuti nel passato recente del nostro Napoli, ma di ammutinamenti, di gente senza palle, passatemi il termine, non ne abbiamo mai avuta. Quest'anno sembra che non le abbia nessuno, o almeno vi si sono sgonfiate per uno scudetto vinto. E allora i vari Modric, i vari Marcelo, i vari Toni Crossi, i vari calciatori, ne potrei elencare tantissimi, che hanno vinto tanto in carriera e li vedi ancora oggi a 38 anni non togliere la gamba ma buttarsi a capofitto sull'ennesimo pallone da andare a difendere o da buttare in rete, ti rendi conto che a livello umano siete veramente una chiavica tutti quanti. Sì, ci sono state le scelte scellerate a giugno, va benissimo, è una conseguenza, ha sbagliato l'allenatore, sì, però poi in campo scendete voi e dovete dare, eh, dovete fare una prestazione per la quale poi siete pagati, fior di quattrini, monte ingaggi basso, vi aspettavate dei premi, alla fine, visti i risultati, non vi meritate proprio niente. Andiamo a vedere le statistiche della partita e analizziamo un attimo la partita e continuiamo con questo video. Allora, queste sono le ammonizioni, ovviamente, gli highlights della partita, ciò che è successo. Li metto anche io qui così li commentiamo. Allora, ci sono, al di là di Mourinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartellini, 7 cartellini per la Roma e al di là di Mazzarri, 3 ammoniti e Osimhen espulso per il Napoli. Politano ovviamente, espulsione diretta, ci vorrebbero gli schiaffi per quello che ha fatto Politano perché
sì, il calcio non era forte, ma quello è un fallo di reazione, è rosso e arrivederci e grazie. Potrei contestare forse a livello arbitrale il secondo fallo di Osimhen, del secondo giallo, che forse non c'era, così come c'era e sacrosanta era un'espulsione di Cristante per doppia ammonizione, eh, falli in pochi minuti, dove l'arbitro sul secondo fallo si è visto che non sapeva come doveva gestirla, perché era stato veramente ravvicinato. Ovviamente non sto qui a recriminare a livello arbitrale, perché la Roma ha meritato la vittoria perché ha giocato la partita, e il Napoli non l'ha giocata la partita. È solo un dato di fatto per quanto riguarda i cartellini e una gestione arbitrale un tantino insufficiente. Mi rivolgo a Rocchi, perché la partita Roma-Napoli era la partita più difficile da arbitrare di questa giornata di Serie A e ci avete mandato il meno esperto, ma va bene così, non sto qui a recriminare di arbitri, è solo che per onestà intellettuale le cose vanno dette. Complimenti alla Roma che ha vinto la partita perché l'ha giocata da Roma, ma l'ha giocata. Un Napoli non pervenuto in lungo e in largo. Andiamo a vedere, se si toglie questo, i numeri della partita. 1,80 di gol previsti per la Roma, 0,74 per il Napoli, 59% di possesso, 41 per la Roma. Ah, mamma mia. 11 tiri totali, 14 tiri totali, e la Roma invece c'ha, scusate, non 14 tiri totali, sono 7 tiri totali, 3 fuori, 2 nello specchio e 3 fermati, 2 nello specchio e 2 fuori. Un bel ruolino di marcia da Serie B anche per tiri effettuati. La Roma tira 17 volte verso la porta, 10 fuori, 4 in porta e 3 fermati. Calci di punizione, passaggi. Andiamo un attimo ai chilometri percorsi, perché nella live di ieri sera uno di voi, mi sembra Daniele Fusco, mi ha fatto notare che il Napoli ha fatto 6 km in meno della squadra avversaria, e anche nelle statistiche individuali abbiamo corso molto meno. Detto questo, erano passati circa 17-18 minuti dall'inizio del match. Ho messaggiato Armando di Casa Napoli dicendogli: Armando, ma stai vedendo che stiamo camminando in campo e non corriamo? Armando non ci voleva da un tantino credere, e l'abbiamo messa sul fatto che la Roma comunque veniva uomo su uomo, quindi era una cosa che sarebbe cambiata a partite in corso, e invece era proprio così. È un Napoli che ha camminato per tutta la partita senza creare un bel niente. Non hai creato un'occasione da gol, non hai creato un'azione pericolosa, non hai mai dato l'idea di poter vincere o di voler vincere la partita. Io non lo so cosa vi passa per la testa, se i calciatori si siano messi contro la società in maniera silente per portare avanti poi una stagione così. Andatevene oggi tutti quanti, andatevene oggi tutti quanti, perché non se ne può più. E poi eh, le vostre diatribe tra stipendi e società vanno a finire, vanno ad intaccare l'animo del tifoso, e ci state mancando di rispetto. Ci state mancando di rispetto, perché poi il tifo diventa l'essenza del calcio, e se chi scende in campo con quella maglia che avrà un peso per un popolo intero, non potete camminarci sopra e trattarla come più vi piace a voi. Le statistiche parlano chiaro, parlano di una partita dove la Roma ha diretto il match, o meglio, gli è stato offerto campo e situazioni per poterla portare a casa, anche se il gol è arrivato, il primo gol è arrivato nel secondo tempo. Assolutamente la Roma segna con Pellegrini al 76esimo, in una situazione che chi ha visto il video della lavagna tattica di ieri, dell'altro ieri mattina, io sapevo che quelle erano le situazioni da evitare. Palla dagli esterni, arriva la palla in area di rigore, la spizzi, la sporchi, arriva il Pellegrini di turno e dai 15 metri, 12 metri, 13, 14 metri al limite dell'area di rigore
ti infilano tutti quanti, perché quello è il gioco della Roma. Se glielo rendi, se si fa sì che possano essere efficaci, portano loro la partita a casa. Comunque, eh, sarà un Natale amaro assolutamente, e volevo solo nominare, eh, nominare alcuni calciatori, che poi non posso farli tutti i nomi perché sarei qui a parlare per mezz'ora. Parliamo di Aronica, parliamo di Contini, parliamo di Cannavaro, parliamo dello stesso Yebda, parliamo di Savini ancora prima. A Napoli ne sono passati tanti, al di là della Vezzi, Cavani, Amsic, lo stesso Guagliarella nella parentesi a Napoli, poi sappiamo che è successo, Mascara, Campagnaro, Blasi, Gargano, ancora prima Sosa, risaliti dalla C, è rimasto in Serie A con il Napoli pur avendo altre chiamate da altre società, e si è attaccato alla maglia come non mai. Vogliamo tornare ancora più dietro, che ne so, Calaiò, Giubilato, ce ne sono tantissimi, ce ne sono tantissimi, e fino ad oggi, al di là di quell'ammutinamento con Ancelotti che ha situazioni diverse, perché l'ammutinamento nasce da quei 2-3 calciatori che cominciano ad azzuffarsi con dirigenza, tra virgolette, del Napoli, e poi si crea tutta quella situazione. Quest'anno è una squadra intera che in maniera silente ha fatto sì che noi facessimo 27 punti in 17 partite. Tutti i calciatori che ho elencato e che potrei elencare ancora per la prossima mezz'ora hanno tutti quanti sudato la maglia, hanno tutti quanti onorato la maglia, e nessuno, e dico nessuno, ha fatto sì che noi non potessimo essere orgogliosi, pur dovendo digerire bocconi amari, sconfitte. Siamo usciti agli ottavi di Champions con una partita in tasca, quella di andata, abbiamo perso il ritorno malamente, però non c'era, non c'erano notti insonni e non c'erano mattinate amare così, con un rammarico che non si placa e non si placherà. Non si placherà. Voi potete arrivare anche quarti quest'anno, anzi, se il Napoli dovesse arrivare quarto, cosa che io non credo nella maniera più assoluta, perché diventa molto difficile se non si vira da stamattina, se la situazione non cambia da stamattina, diventa molto difficile raggiungere il quarto posto, visto la Roma, vista l'Atalanta, visto il Bologna, visto la stessa Lazio che credo troverà continuità di risultati. Diventa difficile se non svolti da oggi stesso. Le colpe vanno divise, le abbiamo già divise per tutti. Io ringrazio tutti gli iscritti al canale, Filomena, Paolo, Third Fabio Volo, tutti quelli che vengono in live, Massimo, tutti quanti, tutti quelli che tra i più assidui, tra i commenti, vorrei elencarli tutti, ma non ricordo tutti i nomi, e voglio solo dire che tutti, quasi tutti, tutte le persone della mia community hanno cercato nel tempo di aprirmi gli occhi e farmi capire che questa squadra era la stessa di aprile, e che già ad aprile avevano perso la fame. Io ovviamente, caricando video tutti i giorni, ho sempre cercato di mantenere un tantino di equilibrio nello schierarmi. Mi schiero da una parte o dall'altra, però con un tantino di equilibrio, ma in queste situazioni devo dire che ragionare forse di petto ha pagato molto di più, perché poi è uscito a galla tutto quello che doveva uscire a galla, e vi ringrazio da questo punto di vista, ve ne sono grato per la sincerità, per la competenza nei commenti e per tutti gli spunti che mi date giorno dopo giorno, che cercano di farmi andare avanti nel cercare di migliorarmi sempre, e mi auguro che io ci riesco. Ovviamente, ovviamente ci sono stamattina sentimenti contrastanti per il Natale, perché comunque diventa una situazione
paradossale in un anno dove la Serie A non si ferma per le feste natalizie e ti ritrovi in questa situazione eh, complicatissima da commentare. Fatto è che ci troviamo a 27 punti, a 17 punti dalla prima, nell'anno del post scudetto. Ringraziamo la squadra e tutti quelli che non sono scesi in campo ieri, ma anche in altre partite. Concludo l'analisi prima di arrivare alle pagelle. Non sono d'accordo con chi dice non era colpa di Garcia, perché se siamo arrivati a questo è una concatenazione di eventi che ho già elencato cronologicamente, eh, quindi non posso dire non è colpa di Garcia, è colpa di chi ce l'ha messo lì. Dopo lo scudetto serviva uno che nella testa dei calciatori riuscisse a resettare, diciamo, la goduria, la gioia, l'appagamento totale e che ricominciasse a far avere fame ad una squadra che dopo lo scudetto non ha avuto più fame. Solo che ci sono calciatori nella storia, cari ragazzi, cari calciatori del Napoli, che di fame ne hanno da vendere. Modric, Kroos, campioni, ma non solo Modric e Kroos, anche calciatori di un livello minore, un livello tecnico, diciamo, minore di questi due che ho elencato, ma che hanno vinto tantissimo e continuano ad offrire prestazioni stupende, mai appagati, perché lo scopo del calcio quello è vincere una partita e sovrastare l'avversario ogni volta che si scende in campo. Se ci si appaga per uno scudetto vinto, allora è meglio che andate altrove e lasciate la panchina e il campo a chi vuole in primis farsi vedere e a chi vuole onorare la maglia del Napoli, perché l'avete completamente disonorata e ve la siete messa sotto i piedi. Concludo con le pagelle molto semplici, al di là di quelli che sono entrati dalla panchina che rimangono senza voto, a parte una non sufficienza a Caiuste, ma non è un'insufficienza grave, un 5 sarebbe a Caiuste, il resto non vengono proprio calcolati. 4 a Mazzarri te lo becchi il 4, caro Mazzarri, perché ieri comunque dopo l'espulsione mi aspettavo qualcosa di diverso dalla panchina o qualche soluzione alternativa per poter provare almeno a portare via questi 3 punti da Roma. Non lo è stato. Ti sei messo a 3 dietro, sono d'accordo, ma comunque hai personaggi in panchina che sarebbero dovuti entrare un po' prima. Non è una critica esagerata verso l'allenatore, perché eh, si ci è trovato dentro, l'ha voluto lui perché si è preso il Napoli ovviamente in corsa assolutamente, però non è lui il capro espiatorio e non è lui la pietra dello scandalo. Però ieri per me è insufficiente la gestione a partite in corso. Le pagelle sono molto semplici: 9 a Meret, che ci ha tenuto diciamo in partita per quello che ha potuto. Ieri ha parato 3 interventi degni di nota. Stupenda la parata sul pallonetto con la mano di richiamo dove eri già a terra e con un colpo di reni sei riuscito a smanacciare quella palla. È uscito comunque su Bove su quell'azione che è uno scempio. Rachmani si becca 15 metri da Belotti, che non è Usain Bolt, almeno non l'abbiamo mai conosciuto come Usain Bolt. Quindi siamo tutti alla frutta e per me siete tutti da scartare, tutti quanti. Io ricomincerei da zero quest'oggi. Per me oggi dovrebbe essere il giorno zero del Napoli. Poi che lo raggiunge o non lo raggiunge il quarto posto, me ne può fregare ben poco. Può fregare al presidente, però il presidente potrebbe anche capire che se ricominci da oggi e si riparte approfittando di questa finestra di mercato, farai un'annata dove al limite rischierai di finire fuori dalla Champions o vai in Europa League o in Conference. Bene, ma sappi che se prendi gente che ha fame, avrai la strada in discesa dall'anno prossimo nel conquistare poi un'eventuale Champions League. Lo so che è duro e crudo, ma secondo me si dovrebbe far così.
Ovviamente è una cosa utopica, non succederà mai, perché si vuole comunque, ci si vuole aggrappare a questa conquista, di questo quarto posto Champions col nuovo format, però così le cose non vanno e ci si può scottare anche con gli elementi che sono in rosa adesso, se gli stessi non capiscono la situazione e in che guaio ci hanno messo per quanto riguarda questo quarto posto. Ripeto, le pagelle 9 a Meret che ci ha salvati, 6 ad Osimhen perché è l'unico al quale si può dire qualsiasi cosa, ma non gli pesa il rinnovo e non gli è pesato. A Osimhen non gli arriva più un pallone, non gli arriva più un pallone a livello offensivo, non c'è niente di giocabile. Ringraziamo il 3 in pagella di tutta la linea mediana, che è ritornata quella linea mediana che abbiamo sempre visto da inizio anno e che a sprazzi non avevamo più visto nelle ultime uscite. Non c'è raccordo in avanti, non c'è copertura alla difesa. Ringraziamo tutti i centrocampisti e mandiamoli tutti quanti a quel paese. Zelischi si è accordato con l'Inter, perfetto, via. Anchissavo fa Coppa d'Africa, rimane in Africa. Basta, basta, si prende gente che ha voglia di fare, ha voglia di mettersi in mostra. Scusatemi questo piccolo sfogo, ragazzi, un piccolo sfogo che è durato 21 minuti. Vi auguro ancora buon Natale, buona vigilia e buon Natale per domani, ma ci sentiamo durante queste feste. Ciao.